Questo video è in collaborazione con Airap. Ma buonasera, giovani amici! Oggi è uno di quei video un po' scanzonati, un po' sempliciotti, nei quali affrontiamo la tematica del testiamo alcuni dei tanti oggetti presenti nel mondo dell'arte online che hanno probabilmente una scarsa utilità, ma sono sufficientemente strani da attirare la nostra attenzione. Senza troppe indugi e introduzioni, andiamo subito a prendere il primo oggetto che ha catturato la mia attenzione nei giorni scorsi. In realtà c'è una menzogna che vi ho raccontato e ve la confesso subito. Quest'affare è nel mio studio da almeno un anno. È stato faticosissimo da reperire, infatti guardate la scatola e la confezione è completamente rivestita di scotch. Cosa abbiamo qua? Questo è un dispenser di acqua. Voilà! Abbiamo un semplice libretto di istruzioni che per l'occasione ignoreremo e appoggeremo altrove. Ah, ma qui abbiamo bisogno dell'acqua. La consistenza di questa plastica è così grinzosa e strana e sporca, piena di peletti fusi con la plastica che sembra fatta di vetro per quanto è irregolare, però no ragazzi. Come si monta sta cosa? Ci possiamo arrivare anche soltanto dall'immagine. A questo punto abbiamo bisogno dell'acqua, la versiamo dalla Airap. Godetevi questo suono. Dai, su. No, raga, che fatica. Ecco, vai, chiuso per sempre. Ora, se lo voglio riaprire è impossibile. Sto già innervosendo, guarda. E poi... che paura. Ok, abbiamo questo pratico dispenser di acqua. Adesso io posso prendere un po' d'acqua da questa cup, poi vado a intingere il mio pennello sul colore e vado a spargere il colore sul foglio. Madonna, che bel colore! Ho sporcato un po' il pennello. A questo punto notiamo due cose. La prima è che questo intero segmento è pieno d'acqua, ma il colore non ripercorre tutto il canaletto fino ad arrivare alla tanica, perché mi azzardo a supporre, ma non vorrei dire baggianate, che l'acqua sia sottoposta a una sorta di pressione che spinge l'acqua verso questo estremo, quindi il colore non riesce a risalire. A quel punto però l'acqua è sporca, adesso ci ho messo anche del blu, è ancora più sporca, non c'è via d'uscita, tranne premere questo pulsantino. Alla pressione del pulsantino l'acqua sporca va giù e quella pulita da su riempie di nuovo il contenitore. Allora, devo dire una cosa. Sto ponderando bene le parole da usare. Mi sembrava veramente un'idea del cavolo. Lo trovo inutilmente complesso e non mi rimangio questi pensieri neanche dopo averli visti applicati. Trovo che sia comunque plasticaccia e secondo me la gente non lo userà, perché i vecchi metodi tradizionali, tipo i barattoli di Nutella dove si tiene l'acqua sporca, sono comunque più apprezzati, ma ne riconosco l'ingegno. Secondo me qualcuno potrebbe davvero finire per usarlo, però io lo consiglierei solo se non fosse fatto così male. Però devo dire mi piace, lo trovo carino. Inoltre ha queste piccole rugosità, questi piccoli trattini sui bordi che aiutano a pulire un po' meglio il pennello, cosa che non mi dispiace. Puliamo il pennello per l'ultima volta e voilà, la mettiamo da parte. Che dite? Questo secondo oggetto devo ammettere che è un po' il proseguimento fatto bene dell'oggetto di prima. Si chiama Rinse Cup, un contenitore che permette di pulire e tenere i pennelli, però appunto a differenza del precedente questo sembra fatto bene. La cup innanzitutto è fatta di un materiale molto simile al plexiglass, a differenza del precedente vedete che non presenta irregolarità. Poi abbiamo una parte superiore e la andiamo a mettere appunto sopra, e la parte inferiore, guardate, invece presenta dei peduncoli che servono appunto per pulire il pennello. Eccola qua. L'acqua è all'interno del contenitore, come potete vedere dalla distorsione che mi vede riflessa, va tutto bene. A questo punto i pennelli come si collocano attorno a questo contenitore d'acqua? Prendo un po' di colore e grazie a questi peduncoli il pennello si pulisce. Ma io sono pazza e voglio usare un pennello per ogni colore e quindi ne prendo altri. Bella però, il pennello sgocciola su questa base. Devo dire che a differenza del precedente è piuttosto facile, non c'è molto da indagare, molto da capire. La cosa che mi piace molto sono questo sistema per appoggiare i pennelli, tra l'altro bello perché li puoi appoggiare anche all'interno della cup, restano immersi. Esiste un modo di averne una versione light, è un oggettino piccolino che sono sicura che in giro si possa trovare con relativa facilità. Io lo chiamo Rinse Cappino. Vedete sul retro c'è una piccola ventosa e questo può essere inserito all'interno di un qualunque contenitore. Lo mettete sul fondo di un qualunque barattolo, anche sul tavolo si attacca, e avete il corrispettivo di questo, ma pagato €1. Questa non mi dispiace. Mi piace anche il fatto che è molto facile da pulire perché è composta di 3 pezzi, 2 dei quali sono fatti in silicone, e per quanto riguarda la parte centrale in plexiglass è molto liscia. La cosa che devo ammettere è non mi piace l'idea di avere sul tavolo una cosa così, mi sembra un po' bambinesca. L'estetica è migliorabile. Rimango dell'idea che il barattolo di Nutella sia la cosa un po' più semplice e immediata, però carino. Il terzo oggetto è questo. Voi direte un tratto pen? Non è solo un tratto pen, è una curva pen, e vi mostro qual è la sua prerogativa migliore. Guardate, sembra uno strumento del dentista, è solo una penna con la punta dannatamente
lunga e curva. La spiegazione del perché sia così è molto semplice. Innanzitutto è una penna adatta per coloro che destrorsi vogliono un modo più efficiente di scrivere, i sinistrorsi che desiderano una maggiore visibilità e accuratezza, miglioramento nella scrittura, per artisti e illustratori che desiderano un comfort superiore e un controllo a ogni angolo, per i bambini che imparano a scrivere, per gli individui con un limitato range di movimento della mano, oppure chi scrive in corsivo con simboli intricati. Va bene. Cominciamo. Mano destra. Sono stranita. Per il momento è soltanto una cosa che mi sembra dia meno controllo, ma forse perché devo solo abituarmi. Vediamo con la sinistra. A questo punto non so scrivere con la sinistra. Mi immedesimo in un bambino che sta imparando a scrivere. Già mi sento a disagio. Aspetta, però io qui dovrei fare una prova con una qualunque altra cosa che effettivamente non avevo mai riflettuto sul fatto che le persone che scrivono con la sinistra hanno questo impedimento, che c'è sempre la mina che si infila in mezzo nel campo visivo. È così difficile. Vediamo di nuovo con questa. Beh, effettivamente la visibilità è molto maggiore. Aspetta, voglio scoprire una cosa. Che fortuna, ragazzi! Ho trovato un mancino proprio qua. Sì, già sono mancino da 5 minuti. Fai una cosa, prova a scrivere prima con la matita. Devi avere l'esperienza della scrittura. Adesso usa questa e vedi se ci sono dei miglioramenti o... È incredibile. Rechapped. No, non cambia un cacchio. Allora faccio così. Ho scritto senza guardare. Se io scrivo guardando, scrivo allo stesso identico modo. La vista non influisce in nessun modo. Chiedo al pubblico da casa di farci sapere se questa cosa, con la dimostrazione che abbiamo fatto prima, davvero cambia qualcosa. Ma ora chiamiamo un mancino di professione, cavolo. Chiedo a tutte le persone che conosco. Tieni, ecco la tua penna, vai. Vado in missione. Un mancino lo trovo. Eccolo qua. Ciao. Abbiamo trovato Claudio Manca, che è anche un creator famosissimo, ma nessuno lo sapeva che era anche un mancino di professione. Scrivi prima con la penna. Scrivo. E dici da mancino che cosa ne pensi. Ciao Riccardo, sono contento. Trova una nuova penna. Quindi è per mancini. Sì. Cosa? Cos'è? È la penna di Capitanuncino. Ciao Riccardo, sono molto contento. Pareri a caldo. Ti posso dire che mi fa leggermente strano che arrivi prima al foglio rispetto alla punta della penna normale. Però ho scritto meglio. Davvero hai scritto meglio? Ho scritto un po' meglio, sì. Davvero? Guarda questa S qui. Io non l'ho mai fatta così bene una S. Perché giustamente rimane più staccato dal foglio. Con le penne normali mi copro quello che sto scrivendo, è vero. E a volte mi fa scrivere male, perché a volte non vado a memoria. Quindi sul serio questa penna c'ha senso? Provo a scrivere in corsivo. Ok, c'è una cosa fastidiosa in questa penna. Il rumore. Il rumore. Quindi se fosse un po' più silenziosa. Sarebbe meglio, sì. Il resto è approvata. Claudio Manca approva questa penna, ma non il suono. No. Siamo arrivati a metà video. Io mi merito la pausa dessert proteico. Se no, che cosa faccio? Deludo tutte le persone che su Instagram mi scrivono: per favore flexaci un po' i muscoli. No. Andare al lavoro dopo un'estenuante giornata in palestra è sempre un piacere. La certezza che tutto stia andando per il meglio la devo ai miei fidati collaboratori. Di nuovo. Adoro la mia nuova borraccia Air-Up. Da quando la sorseggio ogni 5 minuti i nostri appuntamenti alla toilette si stanno facendo sempre più frequenti. Ora berrò ancora e tra 15 minuti ritorneremo qui insieme. Normale incontinenza, penseranno. Nel mentre le mie ore lavorative si sono dimezzate, tutto secondo i piani. Sai Kama, ho notato che ultimamente il tuo rendimento lavorativo è un po' scarso. Però io sto facendo tutto come al solito. Ed è altresì vero che ho notato anche che la tua permanenza in bagno è molto superiore alla media. Dalle telecamere che abbiamo messo mi risulta 1 ora e 50 minuti. 42 secondi, Fra. Ma ci sono delle telecamere in bagno. Dimmi cos'è che stai bevendo così tanto da non poter smettere. Solo acqua, Fra. È solo che con l'olfatto retronasale posso sentire i sapori, tipo questo. Questo è il Virgin Mojito. Non ne starai bevendo un po' troppa? No, da questa borraccia solo ogni 5 minuti. Da quella. Torna al lavoro, Kama. Sì, però. Sì, ma devi slegarmi, Fra. Fra, slegami! Air-Up, la miglior scusa per fare pausa pipì e ridurre legalmente l'orario lavorativo. Consigliata da un consulente del lavoro su 10. Clicca sul link in descrizione.
Che dire riguardo la prossima cosa bella? Questa forse è davvero bella, scopriamolo. Come vedete c'è un taglierino, qui c'è una punta nascosta da questo tappo nero. Qua abbiamo altre punte, una rossa e una blu, sono via via più affilate. Guardate la punta, ha una particolarità, non è come la punta dei bisturi normali. Questo è un taglierino. Questo invece è molto differente, non soltanto perché la punta non è piatta, bensì è un cilindro, ma poi perché è stata sezionata per poi trasformarsi in una lama. Quindi interessante. Prendiamo un piano da taglio. Questo taglierino ha un potere: tagliare a 360 gradi. No, non farlo. E dai, su internet funzionava. Questo riassunto vale per qualsiasi cosa uno faccia. E dai, su internet funzionava. Sì, ho capito, ma funziona, ma il foglio deve essere ben teso da tutti i lati. Riproviamo. Mi serve un mancino. Presto, mi serve un mancino. Ti devo dare un compito da mancini. Devi tenere questo foglio così. No, con tutte e due le mani. Non sono ambidestro, sono mancino. Però adesso mi serve che tu sia ambidestro. Ah, ok. Poi tienilo teso il foglio, C'è il mio dito, visto che taglia in tutte le direzioni, non vorrei che... Aspetta. Ma sei inutile! Lo vedi che non taglia niente questa roba? Ah, ma perché gira, rotea. Turnica. Che disagio. Comunque non so mancino. Beh, a questo punto però mi chiedo, ma l'altra punta? A parte come si cambiano, senza farsi male. Sapete cosa? Non lo voglio sapere. Era più bello quando lo facevano vedere nei reel. Aveva del potenziale, ma non si è applicato. Per il prossimo strumento, altro non mi resta da mostrarvi che questo vasetto pieno di terra. Come si concilia con gli strumenti per disegnare? Malfidati. Per via di queste matite. Pianta la tua matita è questo simpatico brand che Conrad mi aveva fatto scoprire un po' di tempo fa. Conrad, grande amante delle piante, ci teneva che testassi una di queste matite e provassi a piantarla. Guardate che carine. Sul dorso c'è scritto: ci vogliono degli ostacoli per imparare, crescere, essere migliori. Citazione di Orlando Bloom. Questa di Orlando Bloom la mettiamo qua. Poi abbiamo: la felicità trattenuta è il seme, la felicità condivisa è il fiore. John Harrigan. Tutti noi dobbiamo crescere continuamente nella nostra vita. LeBron. Dalle difficoltà crescono i miracoli. Jean de la Bruyère. E ultimo, il tuo cuore è pieno di semi fertili, pronti a germogliare. Moirei Ueisha. Le indicazioni contenute in questo foglietto ci dicono che in 1-4 settimane, quando queste matite verranno piantate su un terreno fertile e annaffiate frequentemente, dovremo veder nascere questi semi. E sul fondo di queste matite sono contenuti dei semi, proprio loro sul fondo della matita. E la cosa buffa, non me l'aspettavo, ma ogni matita contiene semi differenti. Infatti qui abbiamo salvia, poi c'è timo, basilico, daisy, margherita e chia. A questo punto che cosa vogliamo piantare? Io direi non il basilico, perché sappiamo benissimo che il basilico è la pianta che più probabilmente morirà, quindi non vorrei darle false speranze. Io pianterei questa, il timo. 30 gradi dicono le istruzioni, non di ambiente ma di inclinazione, per inserirla all'interno del suolo. Boh. Ops. E poi le diamo un po' d'acqua. Vi darò aggiornamenti sulla crescita di questa matita. Pazientate. Veloce aggiornamento, è passato un mese. Sarà che io gli ho dato poca acqua, ma non è andato tutto come previsto. Ma mi permetto di dire che potrei essere io, oppure i miei semi sono morti, non lo so, perché in realtà online ho visto vari video di persone che ci riuscivano ad avere una pianta da queste matite, quindi vabbè, è andata così. Abbiamo forse l'elemento più terribile di questo video, che sono queste gomme dall'aspetto direi bambinesco, ma queste gomme hanno qualcosa di particolare. Cominciamo col fare un semplice schizzo con questa matita al basilico. A questo punto però io desidero cancellare, e per farlo utilizzerò la mia gomma rana, togliendo la parte inferiore. Come tutte le gomme, la gomma lascia dei caccolini sulla pagina, ma questo, diciamo, non è niente di nuovo. Ciò che è nuovo è il fatto che se io richiudo la mia gomma e apro l'altra parte, abbiamo un rullo per caccolini. Vediamo se funziona. Dannatamente bene. Posso dire che è inaspettato. Perché funziona così bene? Poi dove vanno a finire tutti questi caccolini? Dentro la gomma. Riproviamo. Perfetto, guarda, alla perfezione. Niente che non possa semplicemente fare con una passata di mano in questo modo. Ma perché denigrare qualcuno che finalmente si è sforzato di trovare una soluzione a questa piaga? La cosa buffa è che queste gomme sono disponibili in tante versioni colorate, divertenti. Non le ricomprerei, ma forse perché questo video finora è stato la fiera del carino ma non ci vivrei, e queste gomme erano una simpatica parentesi che, proprio come è stata aperta, può anche essere richiusa. Riprendiamo da dove ci siamo fermati, ma stavolta introduciamo un nuovo agente in questo video: le banane. Questo settimo partecipante al video è questa pasta, Crackle Past, Craquelladora. Bene, questa pasta, dopo essersi asciugata, ha questa prerogativa che si
rompe. Ma perché spiegarlo? Facciamolo vedere. Apriamo questa pasta. Ops. Prendiamola direttamente dal tappo e andiamo a cospargere per l'occorrenza la nostra banana. Perché proprio la banana, direte voi? Bellissima domanda. E che in realtà vi devo confessare che la banana l'avevo preparata per un'altra gag in questo video, ma ormai è andata così. Secondo me non funziona. Comunque io credo che questa pasta sia utilizzata per alcuni effetti, ad esempio di make-up cinematografico, perché esistono proprio delle paste fatte apposta per, una volta asciutte, creare quell'effetto di spaccatura dove appunto si vede la superficie che si rompe in 1000 pezzi. In alcuni casi può essere frutto di un semplice errore, come ad esempio è stato nel mio caso quando ho provato a colorare il tasto della mia tastiera disegnando Homer Simpson. Forse avevo messo uno strato troppo spesso di colore, quindi in quel caso non era un effetto voluto. A volte può succedere che questo sia un effetto voluto. Mi piace molto soprattutto la consistenza di questa pasta, perché è così granulosa e densa che verrebbe voglia di mangiarla. Sembra una sorta di formaggio spalmabile, però l'odore ci ricorda che non è il caso di provare. Ho mai messo tutto questo impegno in colorare qualcosa, Vabbè dai, è il massimo che riesco a fare. Lasciamole fare il suo corso. Per l'occasione puliremo il pennello nella Rinska. Ecco, l'acqua è diventata bella torbida. A questo punto aspettiamo che la pasta si asciughi e si modifichi. Vi mostrerò a breve cosa ne risulterà. E nel frattempo passiamo alla prossima cosa strana. Sembra simile alla precedente ma è diversa. È un fondo per acquerello. Messa su qualsiasi superficie la trasforma in una superficie acquerellabile. Era lì che io avevo detto adesso io questa qui la metterò su una superficie strana, e stavo pensando proprio di metterla sulla banana. Prendiamo l'altra banana e vorrei fare una cosa analoga. Questo si stende molto meglio, ci perderò molto meno tempo, perché effettivamente all'inizio, quando ho visto questo prodotto fondo per acquerello, ho anche pensato di usarlo su un foglio. Non ce ne frega nulla, perché il foglio è già di per sé acquarellabile. Effettivamente una banana non è acquerellabile. Allora, primo strato messo, poi vedrò se è necessario mettere un secondo strato, ma per il momento direi a posto. Banana con fondo d'acquerello fatto. Aspettiamo che si asciughi anch'esso. Pulisco il pennello. Oh, questa Rinska però devo dire dà delle soddisfazioni, No, io sono proprio tonta. E niente, ho toccato l'altra banana, adesso è piena di ditate. E nel frattempo che le due banane si asciugano, io ho il tempo di mostrarvi il nono oggetto strano e particolare di questo video. Per l'occasione abbiamo la Wet Palette. Di questa ne ho già parlato precedentemente in uno shorts, però poi mi sono ricordato di non averne mai parlato in un video. Invece secondo me lei merita uno spazio tutto suo, perché la Wet Palette, anche conosciuta come palette bagnata, è un contenitore per colori che non li fa asciugare. La verità è che all'interno di questa palette ci sono dei colori stravecchi che secondo me si sono ormai asciugati. E della muffa. Voi non avete idea che zaffata di puzza è uscita nell'istante in cui l'ho aperta? Sopra ci stanno le spore, ma che schifo. Allora facciamo così, facciamo un breve excursus su cosa è stata questa palette ai tempi in cui registrai quello shorts, prego. Viene usata soprattutto da chi dipinge miniature, ma non solo. Serve a tenere sempre integri e umidi i colori che lasciate sulla tavolozza. Almeno potete prendervi una pausa quando volete, e anche giorni dopo l'utilizzo i colori sono freschi e ancora usabili. Il funzionamento è molto facile, c'è un tappetino spugnoso all'interno che viene imbevuto d'acqua. Sopra viene adagiato un foglio semiporoso che mantiene il colore ad umidità costante. Poi, grazie alle guarnizioni di chiusura e alla fascia elastica, l'aria evita di entrare all'interno e seccare il colore. Ora che siamo tornati qua, cosa posso aggiungere a distanza di tempo? Ovviamente l'ho utilizzata altre volte. Posso dirvi però che vi sconsiglio di lasciarla chiusa, bagnata per tutto questo tempo, e ringrazio che il risultato sia stato solo questo e non di peggio. Meno male che c'era anche un altro tappetino, perché così posso lavarla, sostituire sto scempio con quest'altro e non ripetere l'errore ancora una volta. Questo è stato un risvolto veramente inaspettato, una contaminazione da spore a breve The Last of Us su questi schermi. È stato sicuramente prezioso il contributo di questa palette, non voglio mai più vederla. No, a parte scherzi, in realtà è molto utile, trattatela bene, però non come me. Arriviamo a questo punto all'ultimo, ma non per importanza, oggetto dubbio di questo video, un piccolo pezzettino di legno che in realtà cela un grande segreto. Guardate che carino, lui sembra un blocchetto di legno con su una graffetta messa in modo strano, ma guardate che accade se io lo apro. Ebbene sì, è una piccola palette d'acquerello. Ma che dolcezza è! Con questa molletta la si può sia tenere aperta sia attaccare a eventuali superfici. Questa è la mia cartella, questo è il mio foglio, questa è la mia palette. Io la attacco qua, prendo un pennello piccolo stavolta perché la palette è piccola e sono pronta per creare. Ho messo un po' di colore, però mi servirebbe dell'acqua. Meno male che questo video ci ha fornito tutta la strumentazione perfetta. Prendiamo un po' d'acqua, prendiamo il viola, iniziamo a disegnare.
No, vabbè, bellissimo. Questa cosa è ridicola, ma allo stesso tempo mi piace tantissimo. Non sarebbe figo farci un video su questa cosa? Provo a disegnare un acquerello con la palette più piccola del mondo. Secondo me potrebbe essere davvero carino. Fatemelo sapere con un commento qua sotto, che magari davvero ci faccio un video dedicato. In realtà, ciò che volevo fare io adesso non era farvela vedere così brevemente, ma volevo provare a disegnare qualcosa sulla banana, solo che non si è ancora asciugata. Quindi aspetterò un attimo e poi ve lo faccio vedere. Ed ecco cosa succede a girare i video a distanza di qualche giorno, che poi mi dimentico cosa avevo promesso di fare. Avevo promesso di disegnare su questa banana con la mini palette e invece ne ho usata una normale. Scusate. Beh, se non altro potete vedere che la copertura ad acquerello funziona bene, perché ho realizzato questo incredibile paesaggio impiegando ben 10 minuti. E vi ricordo che se volete andare a scoprire maggiori informazioni su Airwrap, lo sponsor del video, le trovate qua sotto in descrizione. Ragazzuoli, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente è stato abbastanza strano e abbastanza insolito. Non so se un video del genere si ripeterà anche in futuro, ma non piangiamo perché è finito, ridiamo perché c'è stato. Grazie per aver visto questo video. Ovviamente io, come al solito, vi metto qua sotto in descrizione i link dei prodotti che sono più facilmente trovabili, però allo stesso tempo in questo video penso di aver speso sufficiente energia per sconsigliarveli. Siate giudiziosi, per favore, non catafiondatevi a fare acquisti compulsivi, ve lo sconsiglio. Non è neanche il mio scopo incentivare questa cosa. Grazie mille per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao! Difficile, molto difficile. C'è talento e desiderio di mettersi alla prova, ma dove ti colloco? Non Serpeverde? Ne sei sicuro? Potresti diventare grande, sai? È tutto qui nella tua testa. E Serpeverde ti aiuterebbe nella via della grandezza, su questo non c'è dubbio. Madonna, ma che freddo fa oggi, oh!